Rapinava banche in pieno giorno. Sfidava la polizia a colpi di pistola. Sì, però non cominciamo così, se no me ne vado. Io a voi non ho niente da dire. Insomma, a me non interessa parlare con voi. Non so se mi sono spiegato. E quindi allora dico, o mi fate parlare. Evase da San Vittore e divenne il volto seducente della mala all'italiana. Che devo scappare di nuovo, che ti devo dire? Cosa posso fare? Un criminale spietato, ma col sorriso da star. Oggi parliamo di Renato Vallanzasca, il bel René, il ladro gentiluomo, il re della Comasina. Ma anche René la Bestia, il nemico pubblico numero uno, il killer dei 3 poliziotti. Io invece sono Mattbert, documentarista e content creator crime pop che ogni tanto suona anche l'ukulele. Male, ma lo suona. Comunque 5 kg e 700 grammi di bambino. Questo era Renato Vallanzasca il 7 maggio 1950. Mi sono scritto la data di fianco perché manco per idea che me la riesco a ricordare. Ecco, quella fu la prima di una lunga serie di notti insonne per Osvaldo Pistoia e Maria Vallanzasca. Detta Marie, alla francese. Però sì, avete capito bene, Vallanzasca era il cognome della mamma, non del padre, dal quale erediterà soltanto la passione per le belle donne. Osvaldo Pistoia, infatti, si sposò nel 1932 con Rosa, dalla quale ebbe 2 figli, Ennio e Giorgio. Ma erano gli anni 30 e il concetto di fedeltà era una faccenda che riguardava prevalentemente solo le donne, almeno sulla facciata, ecco. Sicché, talvolta, poteva capitare che l'integerrimo padre di famiglia, della famiglia di un tempo, buttasse salsicce in ogni forno abbastanza caldo per cucinarle. Ecco, noi ovviamente non sappiamo se Osvaldo fosse quel tipo di uomo, insomma. Però l'uomo era un assiduo frequentatore delle sale da ballo, nella quale si presentava spesso da solo. E sarà proprio lì, in una sala da ballo, che incontrerà la bella Maria Vallanzasca. Tra i due nascerà un'intesa alla prima occhiata, che si svilupperà in un corteggiamento e infine si evolverà in una relazione. Salsicce al forno, signori, salsicce al forno per tutti. E infatti dalla loro cucina nasceranno 2 splendidi bambini, Renato e Roberto. C'è solo un problema, piccolino, ecco, Osvaldo è sposato, l'abbiamo già detto, ma Maria non lo sa, lui mica gliel'ha detto. Si è però inventato una copertura per giustificare le sue numerose e continue assenze. Le ha raccontato di essere un giornalista del Corriere della Sera e quindi di doversi assentare moltissimo per lavoro. Una bugia elegante, ma fragile, e infatti Maria col tempo scoprirà tutto. Così Osvaldo si troverà costretto a lasciare Rosa e andare a vivere con Maria, la nuova consorte, al Giambellino, un quartiere popolare nella zona sud-ovest di Milano, fatto di prevalentemente una classe operaia proveniente dal sud Italia, che nasce proprio in questi anni. Luogo destinato a diventare una delle zone più difficili e problematiche della Milano che lavora. Ed è proprio qui che Renato svilupperà la sua personalità, fino a diventare il Renato Vallanzasca che tutti noi conosciamo. Comunque René, fin dalla prima infanzia, viene raccontato come uno di quelli a cui le regole andavano strette. Un grande amante della libertà, insomma, sia per lui che per gli altri, animali compresi. Tanto che all'età di 8 anni, armato di martello e scalpello, andrà a liberare una tigre dalla gabbia in cui era rinchiusa. Secondo il libro Italia criminale di Cristiano Armati, lui e i suoi amichetti quella stessa sera o pomeriggio si erano intrufolati all'interno del tendone del Circommedini, in cui videro l'addestratore andarci giù pesante con la frusta nei confronti della tigre. La cosa non piacque affatto ai ragazzi, soprattutto al giovanissimo Vallanzasca, che quella stessa notte, portandosi dietro il fratellino di soli 5 anni, decise di liberarla, assieme all'elefante, l'orso, le capre, i cavalli, tutti. E fu un bel casino per i poliziotti e i domatori andare in giro per Lambrate a ricercarseli tutti. Ora, va detto che ultimamente questa storia è diventata un po' controversa. Nel senso, sembrerebbe che alcuni ex della banda ne abbiano negato la veridicità, cioè abbiano detto che sia solo un'invenzione dei media, della polizia, ma che in realtà non sia mai successa. Però, a detta del libro Canti di guerra di Stefano Nazzi, che salutiamo perché non ci guarda mai, e quindi in realtà non saprà mai che lo stiamo salutando, e che io penso che il suo libro sia un capolavoro perché interseca le vite di tutti i malviventi milanesi di quegli anni, cioè le mette insieme, ricostruendo cose come una partita a calcio balilla. Raga,
capolavoro. Comunque, dicevo, a detta del pelato con la voce più sexy di tutto il mondo crime, pare esistano delle dichiarazioni giurate registrate in procura da almeno uno degli operai del circo, che raccontò di aver visto i bambini aprire le gabbie degli animali e poi fuggire a gambe levate non appena lui li richiamò. Poi, chi abbia ragione tra le forze dell'ordine o i membri della Vallanzasca Gang su questa vecchia storia, non credo che sia una cosa così importante, ecco. Quello che veramente impatta è il seguito, perché il piccolo René Vallanzasca verrà arrestato dai carabinieri nonostante avesse solo 8 anni e gettato nel carcere minorile Beccaria. È interessante che lui è finito in gabbia per aver liberato dalle gabbie qualcun altro. Comunque, prima di continuare, permettetemi di ringraziare tutti quelli che in questi mesi si sono iscritti al canale. Siete stati tantissimi. Dietro questi racconti ci sono settimane di intenso lavoro. Ricerca, scrittura, montaggio. Ed è proprio il vostro click che mi dà la forza, l'energia, la voglia, la volontà di farlo, di continuare a farlo. Perché come voi ben sapete, ormai questo canale non ha sponsor. Quindi continuare il progetto risulta essere ogni giorno più difficile. Però vedere questo numero crescere è proprio quello che mi dà la carica, la voglia di continuare a farlo ogni giorno. Quindi grazie a tutti. Ah, dimenticavo, piccola cosa interessante. Sapevate che ogni regione d'Italia ha coniato un suo termine preciso per dire delinquentello giovanile? In Sicilia, se non sbaglio, si usa upicciotto. Termine poi esteso largamente anche ad altri ambienti. A Napoli ci sono gli scugnizzi, a Roma Erpischello de Borgata e in Sardegna abbiamo Pizzinnumalu, oppure Cara e Maccu, che letteralmente significa faccia da pazzo, proprio per andare a delineare il sorriso euforico che questi ragazzini avevano mentre facevano le loro monellaggini. Ecco. A Milano però venne coniato un termine diverso, più raffinato: ligera. Persone che vivono alla leggera. Ma quel alla leggera non significa senza problemi, E Renato lo scoprirà ben presto sulla sua pellaccia. Lui e i suoi amichetti andavano a far danno, a rubacchiare, nei negozi e nei supermercati della zona. Vivevano la cosa più che altro come un gioco, una sorta di sfida personale per mettersi alla prova. Pensate che non rivendevano nemmeno il bottino. Lo conservavano tutto in una cantina abbandonata e in poco tempo misero da parte un tesoro fatto di elettrodomestici, giocattoli, abbigliamento, coperte, che però finirono a dover condividere con tutto il quartiere. Si racconta infatti che un giorno la baby gang venne sgamata in pieno da una signora che abitava lì vicino al loro rifugio. La donna, probabilmente incuriosita dal vai e vieni di questi marmocchi, si presentò di fronte alla cantina e li vide armeggiare con la rifurtiva. Così Renato tentò di comprare il suo silenzio con un asciugacapelli nuovo, fiammante. E ci riuscì! O meglio, la signora accettò lo scambio, ma seppur non raccontando niente alla polizia, non rimase in silenzio. Infatti in poco tempo tutto il vicinato venne a sapere della possibilità di ottenere un oggetto in cambio di semplice silenzio. E i Vallanzasca Junior Boys si trovarono in qualche modo costretti a rubare anche su richiesta. Che poi non dovrei usare il termine rubare perché si tratta di bambini. Quindi dovrei dire prendere in prestito senza chiedere. È così che si dice alle elementari. Anche se loro non andavano più alle elementari, se non sbaglio erano già delle medie. Boh, vabbè, succedeva che magari gli anziani del paese avevano freddo, ecco, però non avevano i soldi per risolvere questo problema. Così si presentavano da Renato che andava a recuperargli scarpe, abiti più pesanti, coperte, stufe. E a quanto pare nessuno pagava per quella roba. Né la Vallanzasca Gang che la recuperava, né gli altri che la ricevevano. Certo che, essendo il Giambellino un quartiere prevalentemente, al tempo sembra, fatto da persone del sud, è molto probabile che ottenessero qualcosa in cambio, no? Tipo una sorta di baratto. Ma non è questo il punto. Il punto è che la situazione che vi ho appena illustrato va a definire la base del personaggio, dell'immaginario che si creò in quegli anni attorno a Renato Vallanzasca. Cioè colui che andava a prendere a chi aveva tanto per soddisfare i bisogni di coloro che invece non avevano niente. O abbastanza. La definizione perfetta di bandito eroe, Robin Hood. Immagine che accompagnerà Renato Vallanzasca per tanto tempo e gli permetterà di guadagnarsi il favore del quartiere, delle persone che gli stavano attorno e anche il loro silenzio, la loro complicità. Vallanzasca era, forse inconsapevolmente, diventato una sorta di welfare all'interno del quartiere del Giambellino, cioè un sistema di protezione sociale che assicurava ai cittadini
le condizioni minime per una vita dignitosa, l'accesso ai servizi basilari e un minimo di sicurezza economica. Funzione che avrebbe dovuto svolgere lo Stato, ma che a quanto pare non svolgeva. Chissà se questa è la stessa cosa che sta alla base del fenomeno dei Maranza. Ma che ne so io, mica vivo a Milano. Comunque all'epoca Renato Vallanzasca era visto un po' come un eroe, circondato da un'aura di fascino e potere, quasi divino, ecco. Era praticamente una gigantesca lampada ambulante che sprigionava luce ovunque andasse. Il problema è che ogni luce proietta un'ombra e più intensa è quella luce, più profonda sarà quell'ombra. Infatti non ci volle tanto perché fra i suoi committenti comparissero anche elementi della Milano non per bene, ecco. Personaggi a cui era difficile, forse impossibile, dire di no. E se non puoi negarti, tanto vale farti pagare bene. Come dicono in Inghilterra, vino caldo. Why not? Dobbiamo ricordarci che a questo punto della nostra storia Vallanzasca è ancora un ragazzino. E come ogni altro suo coetaneo va a scuola. Scuola però in cui le cose non vanno proprio bene, perché esattamente come i draghi, che nel mondo fantasy sono refrattari alla magia, lui è refrattario all'autorità e alle sue regole. Infatti verrà cacciato da ogni istituto scolastico al quale i genitori tenteranno vanamente di iscriverlo. Pensate che ad una certa i genitori proveranno anche ad allontanarlo dal quartiere, mandandolo a vivere da zia Rosa, la prima moglie di Osvaldo, con la quale, a differenza di come uno potrebbe pensare, in realtà erano in ottimi rapporti, al punto che capitava spesso che uscissero entrambe le famiglie insieme la domenica a passare del tempo insieme. Così, 2 compagni e 4 figli, un solo uomo. Abbastanza futuristico per il 1970? Non lo so, effettivamente non lo so. Quello che so è che nulla sembrava sortire il benché minimo effetto sul Renatino. Provarono anche a giocarsi la carta della scuola per preti, una famosa per essere stata in grado di raddrizzare chiunque. Ma Renato non era destinato a diventare chiunque. Lui non accettava facilmente umiliazioni o percosse e sottomissioni. Tanto che verrà espulso anche da lì, per aver gonfiato di botte la faccia dell'insegnante di matematica. Vabbè, poco male, tanto Vallanzasca aveva già deciso quale sarebbe dovuta essere la sua strada da lì in poi. Quella del ladro. Uno dei personaggi meno selezionati nei giochi fantasy, ma stranamente molto apprezzato in Italia a partire dagli anni 30. Infatti coi furti le cose gli andavano bene, faceva abbastanza fresca da potersi permettere bei vestiti e continui spostamenti in taxi, al punto che prenderanno anche a chiamarlo Mr. Taxi. Per il resto il suo percorso di vita da quel momento in poi sarà tutto un entra e esci dal riformatorio. Lo Stato ce lo metteva dentro e lui fuggiva. Fino al 1969 la sua vita criminale è fatta prevalentemente di furtarelli, supermercati, autoradio, negozietti, furgoni di trasporto merci. Poi però, in quell'anno, tenta il colpaccio e decide di assaltare un furgone portavalori. Si dice che la prima volta non si scorda mai. E io credo personalmente che sia vero. O perlomeno per Vallanzasca lo sarà di certo, visto che le cose gli andranno malissimo, il colpo non riuscirà come previsto, lui verrà riconosciuto e infine sarà sbattuto a San Vittore. Una gran bella botta di fortuna. Avete capito bene? Fortuna! Perché è proprio grazie a questo arresto che incontrerà il primo vero amore della sua vita. Consuelo. L'11 giugno del 1970, dopo essere uscito dal portone del carcere come uomo libero, camminando, suo fratello Roberto e i suoi amici organizzarono una piccola festicciola in suo onore. E sarà proprio lì che incontrerà Consuelo Ripalta Pioggia, una ragazza figlia di un muratore originario di Cerignola. Ai due andrà esattamente come andò a Osvaldo, suo padre, e sua madre, Maria. Si piaceranno subito, al primo sguardo. Incredibile come certe cose nelle storie tendono sempre a ripetersi, Anche se, in questo caso, ci sarebbero delle piccole differenze. Per esempio, sembrerebbe che Consuelo fosse ancora vergine, mentre Vallanzasca veniva da un anno di dieta forzata, priva totalmente di tuberi. Sicché quando rimasero in camera da soli e lei si rifiutò di avere un rapporto con lui, lui non la prese di certo benissimo, ecco. E da buon avanzo di galera anni 70 le diede uno schiaffone in faccia per rimetterla in riga. Please, don't try this at home. E Consuelo però, e il resto della storia ce lo dimostrerà, era abituata alla violenza, sicuramente. E di tutta risposta si spogliò di fronte ai suoi occhi e gli disse: quando hai finito lascia i soldi sul tavolino.
Ecco, pare che Renato, tanto bello da venir paragonato all'attore hollywoodiano Alain Delon, fosse così abituato ad avere letteralmente la fila di ragazze che gli si presentavano con le mutande tra i denti, che vedere Consuelo negarsi fino al punto di dirgli «se vuoi andare contro la mia volontà, devi pagarmi», lo fece rimanere così tanto di merda da fargli cambiare idea e decidere di conquistarla. Così i due da quel giorno iniziarono una relazione fatta di serate all'Old Saloon, si racconta, in seguito ribattezzato Old Fashion, che finivano tutte alla stessa ora, perché Consuelo aveva il coprifuoco imposto da suo padre. Tutte tranne una. Ma prima di raccontarla, ti sei iscritto al canale? Perché se ti piacciono le mie storie, quello è un ottimo modo di darmi una mano. Però tranquillo, se non vuoi farlo, va bene lo stesso, non ti preoccupare, rimaniamo amici lo stesso. Comunque, stavamo parlando della notte in cui Consuelo violò il coprifuoco. In pratica, un compare di René lo andò a chiamare al locale per un colpo. Una rapina al portavalori che trasportava gli incassi del Cinema Centro. Lui e la sua banda avevano investito un sacco di tempo nel fargli la posta per capire quando fosse il momento giusto per colpire e quel momento era arrivato, era proprio lì, l'unica cosa dovevano agire subito. Così Renato lasciò Consuelo con il resto della comitiva e corse subito al lavoro, o comunque, perlomeno così lui lo chiamava, il suo lavoro, ecco. Il colpo riesce senza troppi intoppi, però intanto si sono fatte le 2 e Consuelo ha sforato dall'orario di rientro. La ragazza è terrorizzata. Lei sa che suo padre, che come ho detto è un omone enorme, muratore, originario di Cerignola, l'avrebbe gonfiata di botte. Così Vallanzasca si fa venire in mente velocemente un piano con cui risolvere la faccenda. E quella notte i due la passeranno abbracciati nel retrobottega del negozio di famiglia. Mentre la mattina successiva sua mamma, Maria, andrà a parlare con il padre di Consuelo per tentare di sistemare la faccenda. Lì per lì sembra che le cose vadano bene. Il padre di Consuelo sembra capire e promette di non toccare la ragazza. Ma qualche giorno dopo lei torna da Renato con la schiena in sangue. Suo padre le aveva letteralmente strappato via la pelle a suon di cinghiate. Renato è incazzato nero, perde la testa e va ad affrontare l'omone. Gli parla chiaro, gli dice che da quel momento in poi lei sarebbe rimasta con lui e che se avessero voluto intromettersi avrebbero dovuto farlo a rischio della loro vita. René in quel momento è già piuttosto conosciuto. E tutti sanno che non è il tipo che parla a vanvera. Scusate, vi avevo già detto che Consuelo in questo momento della storia ha solo 15 anni? No! Piccola dimenticanza, colpa mia, ma molto importante. Perché i genitori della ragazza avrebbero potuto denunciare René per sottrazione di minore. Ma evidentemente le parole "altrimenti vi sparo" sortirono un certo je ne sais pas nell'animo della famiglia originaria di Cerignola, ecco. Che poi non so se entrambi lo fossero, ma adesso per la nostra storia chiamiamola così. E poco dopo, sempre nel 1970, rimarrà anche incinta. Ma purtroppo, a detta di Cristiano Armati, per via di un interrogatorio un po' troppo violento delle forze dell'ordine, subirà un aborto spontaneo e perderà il bambino. L'episodio sortirà un trauma enorme nella quindicenne che si rifletterà ovviamente sulla coppia. Consuelo si rese conto che quella non era la vita che immaginava quando decise di fuggire con René. Affatto. Per lei la colpa di tutto era lo stile di vita del compagno, che però era anche il motivo per il quale se n'era innamorato, no? Il brivido dell'avventura. Lei infatti lo amava ancora, sicché deciderà di non rompere la loro relazione, ma di non voler più sapere niente di ciò che faceva fuori da casa il suo compagno. La crisi della coppia andrà avanti per altri 2 anni, sino al 1972, quando succederanno 2 eventi importanti. Consuelo, ora 17enne, aspetta di nuovo un bambino e Renato finisce in carcere. Le due cose, anche se non sembra, sono collegate. È un collegamento abbastanza strano, però esiste. Perché Vallanzasca, con l'arrivo di questo nuovo figlio, decide che è arrivata l'ora di guadagnare di più e inizia ad alzare la posta in gioco. Il nuovo obiettivo è il portavalori che fa il giro dei supermercati Esselunga, fermandosi in ogni punto vendita per raccogliere gli incassi. Il gruppo si era reso conto che l'agenzia di trasporto valori non lavorava durante il weekend. E questo significava che i soldi incassati dai negozi il venerdì e il sabato venivano ritirati tutti il lunedì successivo. Ed erano un sacco di soldi. Si parlava di 800 milioni di lire, cifra che, se convertita in euro in termini di valore, equivale a circa 4,3 milioni
di euro. Il giorno scelto per l'assalto è lunedì 14 febbraio 1972. San Valentino, santo patrono degli innamorati, che il giorno successivo darà anche il nome alla rapina. Il piano messo a punto da Renato segue un ordine ben preciso. La banda a bordo di un Alfa Romeo tampona il furgone di fronte all'Esselunga di via Monterosa, che poi non era proprio un furgone, era una Fiat 500 van, bellissima, però chiamarla furgone è un po' tumaccino, ecco. Comunque, a mitra in mano, la Vallanzasca Gang ordina ai trasportatori di consegnargli le chiavi con il quale aprire la cassetta blindata che sta sul retro dove si trova il bottino. Solo che per colpa dell'impatto queste sono volate giù dal cruscotto e adesso i trasportatori non se le ritrovano. L'imprevisto costa minuti preziosi e permette alle auto della polizia di raggiungerli in tempo mentre stanno compiendo la rapina. Ovviamente ci scappa lo scontro a fuoco e se ne stiamo parlando, ovviamente la banda Vallanzasca riesce a scappare seminando i suoi inseguitori. Ma non la sfiga, no, perché i guai continuano a seguirli. Anzitutto scoprono che il portavalori forse aveva avuto dei problemi e aveva iniziato il suo giro al contrario, quindi aveva fatto un solo negozio. Sicché nel sacco del bottino c'erano soltanto 54 milioni invece degli tanto auspicati 800. In più, non appena raggiunto il luogo in cui li aspettava la macchina per la fuga, si rendono conto di non avere le chiavi. Perché il compagno che le custodiva, per via del caos, a forze dell'ordine, sparatoria, si è filato prendendo un'altra strada e adesso non era con loro. Così, al Valla il Bello, non rimase altro che mandare a casa i suoi compari e accollarsi il rischio dell'improvvisazione. Di base nascose il bottino dentro un secchione, sotto una rampa di scale in un condominio in via Ciardi e poi tornò a casa in taxi, Mr. Taxi. Il problema è che il portiere dello stabile vide tutto e ovviamente lo disse subito ai carabinieri, che pochi giorni dopo, per l'ennesima volta, andranno a bussare a casa sua e alla fine arresteranno lui, suo fratello e le loro reciproche compagne, Consuelo e Daniela, mi pare fosse, non ricordo il nome, non l'ho scritto, lo sapete, non l'ho scritto. Comunque dovete sapere che, come racconta il buon Stefano Nazzi nel suo libro già citato Canti di guerra, Renato Vallanzasca aveva preparato già da molto tempo un piano estremamente ingegnoso per sfuggire ai carabinieri. L'idea era entrare nell'ascensore del palazzo, fermarlo fra due piani, aprire prima le porte interne dell'ascensore e poi quelle esterne, cioè per capirci quelle che troviamo di fronte al pianerottolo a fianco al tasto per chiamarlo, e infine sgusciare fuori dal vano per nascondersi sopra il tettuccio della cabina. Ma quel giorno era così tanto sicuro che casa sua fosse pulita e che gli uomini di legge non avessero niente in mano, che non solo decise di non nascondersi, ma addirittura aprì lui stesso le porte ai carabinieri. La sfiga però non aveva ancora abbandonato il buon René e difatti i carabinieri a casa sua trovarono qualcosa: coriandoli di carta bianca sul fondo di un secchio della mondezza, che una volta attaccati l'uno all'altro come un difficilissimo puzzle della Clementoni rivelarono una prova di colpevolezza inconfutabile. Si trattava di un appunto utilizzato per calcolare il valore del bottino. La cosa veramente strana fu che Vallanzasca non sapeva di averlo scritto, o perlomeno così lui dirà al giudice, ecco, incolpando le forze dell'ordine di averlo costruito ad hoc per realizzare una prova per incastrarlo. Ma nessuno gli crederà e Renato verrà arrestato. Proprio in quei mesi, gli stessi mesi in cui la sua compagna stava per dare alla luce il suo primo figlio. Ed è qui che la storia di Renato Vallanzasca inizia davvero a prendere forma. Perché il bel René, da dentro il carcere, lentamente cambia volto e attraverserà tutte le contraddizioni della figura del bandito eroe, fino ad incarnare quella di un altro personaggio, il nemico pubblico numero 1. Solo che ve la racconterò la prossima volta, non la prossima settimana, perché la prossima settimana sarò in Galles e non penso far uscire niente, e nemmeno quella dopo, perché uscirà un nuovo episodio di Anonima, quella successiva. Vabbè dai, del resto non è l'attesa del piacere essa stessa piacere? No, non lo è, lo so benissimo che non lo è una cagata questa, ma chi l'ha scritta sta stronzata? Ma non lo so chi è. Boh, è una cosa terribile da dire questa cosa qua, però ragazzi non ho alternative. Per adesso siamo ancora senza sponsor e finché non raggiungeremo i 100.000 follower sarà molto difficile riuscire a sostenere questo progetto con più pubblicazioni. Se riesco a farne 3 al mese è già moltissimo. E ti ricordo che se quello che facciamo ti piace e vuoi dare una mano, basta pochissimo, un click sul tasto segui e poi quello a fianco per attivare la campanella. Tutto lì, gratis. Per il resto noi ci vediamo la prossima volta. Sempre che Dio voglia.
E i carabinieri lo permettono. State diventando ogni giorno più bravi.